Vi siete mai chiesti perché ogni membro della famiglia Black in Harry Potter ha il nome di una stella? Benvenuti su Space Feline, oggi esploreremo il legame magico tra gatti, stelle e la casata dei Black. E vi mostrerò come quel destino antico, scritto tra le stelle per i Black, continui a brillare ancora oggi, proprio nello sguardo enigmatico dei nostri amici gatti. I Black non hanno scelto i loro nomi per caso. Erano ossessionati dalla purezza e dal destino scritto nel cosmo. Per legittimare la loro presunta nobiltà, cercavano risposte nel cielo, convinti che il loro cammino fosse scritto nel tessuto stesso del cosmo. Analizziamo il primo, il più amato, Sirius. È la stella più luminosa di tutto il cielo notturno, situata nella costellazione del Cane Maggiore. Vi dice qualcosa? Esatto. Il fatto che il suo animagus sia un enorme cane nero felpato è un legame diretto e geniale con l'astronomia. Nella mitologia Sirius è il guardiano fedele, un punto di riferimento che brilla di una luce propria e intensissima. Proprio come Sirius Black, capace di squarciare l'oscurità di Azkaban e di rimanere l'unico faro di speranza e protezione per Harry. Spostiamoci poi su sua cugina, la letale Bellatrix. Il nome deriva dal latino e significa letteralmente la guerriera. In astronomia, Bellatrix è la terza stella più lucente della costellazione di Orione, posizionata precisamente sulla sua spalla sinistra. Parliamo di una stella supergigante blu caldissima, instabile, che brucia a temperature folli e il cui destino scientifico è quello di spegnersi in una catastrofica esplosione di supernova. Questa descrizione non è forse il ritratto perfetto della Bellatrix Lestrange che abbiamo visto nei libri e nei film. Una furia instabile, distruttiva, spaventosamente potente e letale. Che dire di Draco? Sebbene porti il cognome Malfoy, sua madre Narcissa è una Black a tutti gli effetti e ha seguito la tradizione di famiglia. La costellazione del Dragone è una struttura mastodontica che avvolge il polo nord celeste. È una costellazione circumpolare, il che significa che nel nostro emisfero non tramonta mai. Resta sempre lì, immobile nel punto più alto del cielo, a osservare tutto il resto del mondo dall'alto verso il basso, con distacco, freddezza e superbia. Rappresenta perfettamente l'orgoglio aristocratico e l'apparente inavvicinabilità dei Malfoy. Un personaggio che spesso viene dimenticato, ma che ha un ruolo titanico nella lore. Regulus Arcturus Black, il fratello minore di Sirius. In latino Regulus significa piccolo re ed è la stella più luminosa della costellazione del Leone. C'è un'ironia profonda in questo. Regulus, un serpeverde convinto che sposa la causa dei Mangiamorte, alla fine si ribella a Voldemort e muore da solo nell'oscurità per distruggere un Horcrux. Ha agito nell'ombra con il coraggio, la nobiltà d'animo e la fierezza di un vero leone, di un vero Grifondoro. Il cielo, come vedete, non mente mai. Ma adesso portiamo questo concetto qui su Space Feline e facciamo un esperimento mentale di puro divertimento. I gatti, fin dai tempi dell'antico Egitto, sono considerati i guardiani dell'invisibile. Creature mistiche capaci di camminare con una zampa nel nostro mondo e con l'altra in una dimensione parallela densa di segreti. Proprio come Grimmauld Place. Se questi iconici maghi fossero stati dei felini domestici, che razza sarebbero stati per dominare il salotto? Provate a immaginare Sirius Black come un Maine Coon. È la razza perfetta per lui. Ha l'aspetto fiero di una creatura selvaggia che rifiuta categoricamente le gabbie e non accetta le regole imposte. Bellatrix invece sarebbe senza ombra di dubbio uno Sphinx. Gli Sphinx hanno orecchie enormi, una struttura snella e uno sguardo incredibilmente profondo e ipnotico. È una razza capace di passare dalle fusa più affettuose a un agguato felino fulmineo in un battito di ciglia. E il giovane Draco? Beh, Draco è il ritratto sputato del British Shorthair. È quel tipico gatto aristocratico che si posiziona sulla parte più alta del tiragraffi o dello schienale del divano. Da lì ti fissa dall'alto in basso, facendoti capire che sei tu a essere ospite a casa sua e che il tuo unico scopo nella vita è aprirgli le scatolette di lusso e fargli da maggiordomo personale. Ma allontaniamoci per un attimo dalla stirpe dei Black. Come funzionava davvero lo studio del cielo a Hogwarts?
Le lezioni della professoressa Sinistra a mezzanotte non servivano solo a riempire pergamene di formule matematiche, servivano a comprendere come l'energia e i movimenti astrali influenzassero la magia sulla Terra e le creature che la abitano. Ma cosa succederebbe se gli studenti potessero portare i loro gatti personali a lezione di astrologia? Molti non sanno che nella lore di Harry Potter i gatti non sono animali normali. Pensate a Grattastinchi, il gatto di Hermione. La Rowling ha confermato che è per metà un Kneasel, una creatura magica felina dotata di intelligenza straordinaria e della capacità di riconoscere le persone sospette o i traditori. Se uniamo la natura dei Kneasel all'astrologia, la posizione di Marte o Saturno al momento della nascita del gattino ne determina il tipo di magia domestica e il temperamento. I gatti nati sotto un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, hanno lo spirito dei Grifondoro, possiedono un'energia inesauribile, sono coraggiosi, spavaldi e a Hogwarts sarebbero i compagni perfetti per dare la caccia ai dispettosi folletti della Cornovaglia o per rincorrere i boccini d'oro scappati dagli allenamenti di Quidditch. I felini nati sotto segni d'acqua, cancro, scorpione, pesci, sono i veri sensitivi del mondo animale. Hanno una predisposizione innata a percepire le frequenze invisibili. Avete presente quando il vostro gatto a casa si siede e fissa il vuoto contro un muro bianco per mezz'ora? Ecco, se fosse a Hogwarts starebbe sicuramente conversando mentalmente con il barone sanguinario o con la dama grigia che fluttuano nei corridoi. I gatti dei segni di terra, Toro, Vergine, Capricorno, sono i più stabili, saggi e incredibilmente zen. Diventerebbero i preferiti dei professori, capaci di rimanere composti, immobili e concentrati anche durante le lezioni più caotiche e pericolose di difesa contro le arti oscure, proteggendo i vostri libri da qualsiasi incantesimo errato. E infine, i nati sotto i segni d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquara, Aquario. Loro sono gli acrobati imprevedibili della scuola. Gli unici capaci di calcolare al millimetro i tempi e i movimenti delle scale mobili di Hogwarts, scovando passaggi segreti dietro i quadri animati senza sbagliare mai un singolo balzo. Siamo giunti alla fine di questo incredibile viaggio magico tra galassie, costellazioni e fusa. Oggi abbiamo capito che la Rowling ha intessuto una trama fittissima tra il cielo e i suoi personaggi e che forse, guardando con attenzione i nostri piccoli amici a quattro zampe, possiamo scorgere un pizzico di quella stessa misteriosa energia astrale che governava la famiglia Black. Voglio assolutamente sapere la vostra opinione nei commenti qui sotto. Se il vostro gatto entrasse a far parte della nobile e antichissima casata dei Black, quale nome di stella o costellazione scegliereste per lui? E soprattutto, qual è il segno zodiacale del vostro piccolo compagno magico? Scrivetelo sotto, risponderò a tutti e cercherò di decifrare il suo destino astrologico felino. Se questo viaggio vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su per supportare il canale e iscrivetevi a Space Feline attivando la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi misteri dello spazio. Grazie infinite per avermi seguito fin qui e ricordate che la magia e il cosmo siano sempre con voi. Al prossimo video!